in tutte le tue nelle tue varie edizioni, una sicura edizione importante è stata quella con i Maneskin. E insomma, tu ci hai creduto tra l'altro prima di tutti nei Maneskin, no? È stato un qualcosa, anzi, che qualcuno magari poteva vedere dal tuo punto di vista strana, no? Perché loro andavano proprio su un genere, insomma, loro cercavano, volevano fare il rock. In realtà all'inizio i Maneskin sono arrivati facendo reggaeton, parliamoci chiaro, perché questa è la verità, con le camicie a fiori e i cappelloni a larga falda, no? Per cui poi saltano tutti sulla barca, poi, no? Però in questo caso è un motoscafo, però voglio dire, all'inizio col cavolo che avevano quel tipo di direzione lì, diciamo che li ho spinti tanto io a suonare chitarristicamente in maniera più aggressiva, e soprattutto li ho difesi rispetto ai tentativi di lisciarli e di ammorbidirli, quando in realtà io vedevo che Damiano e anche gli altri, ma soprattutto Damiano, aveva un talento pazzesco nell'essere così arrogante, no? Per certi versi devi saperlo fare, per alcuni funziona, per altri no, e con lui funzionava. E quindi ho visto subito un frontman rock naturale, anche se lui non è di natura rock, a lui piacciono molte altre cose, gli piace il pop soprattutto, però il suo atteggiamento si sposava meglio con un certo tipo di sonorità e li ho spinti molto rispetto a quel tipo di repertorio, rispetto a quel tipo di personalità. E poi molti si dimenticano che anche fuori da lì a Sanremo abbiamo fatto il duetto, tu sei duetto che loro... penso che abbia cambiato un po' le sorti della gara da quel punto di vista. Avere una figura come te su quel palco in qualche modo, al di là della performance che chiaramente ne giova, ha anche un significato, no? Il fatto che ritorni tu con la tua credibilità sul palco con loro a Sanremo, comunque erano passati un po' di anni da... Guarda, sì, però poi questa volta faccio parlare i numeri, erano 18esimi il giorno prima e primi il giorno dopo. Quindi insomma, quello diciamo sicuramente qualcosa ha contato, qualcosa ha fatto. Ma tu avresti mai previsto che poi, sicuramente quel Sanremo poi ha cambiato anche, no, la loro carriera, al di là della posizione del giorno dopo, perché poi sono successe una serie di cose una in fila all'altra, sì. tanti fattori, credo che non ce ne sia uno in particolare, se non ovviamente quello che ci hanno messo chiaramente loro e la loro bravura. Ma tu avresti mai non so se si sarebbe potuto prevedere quello che poi che è successo? No, perché loro hanno fatto delle cose eccezionali, diciamocelo, nel senso che il grande talento dei Maneskin è stato quello proprio di rimanere loro stessi a livello di energia, quindi non piegarsi a delle logiche, ma piegare le logiche al loro tipo di energia, e questa cosa quando riesce, quando funziona, è potentissima. E ricordiamoci che i Maneskin hanno vinto Sanremo con un pezzo durissimo per Sanremo, e poi hanno vinto l'Eurovision con lo stesso pezzo durissimo, ma soprattutto in italiano. Questa è una cosa che è la cosa straordinaria, se vogliamo, il grosso cambiamento. Poi lascia perdere quello che è successo dopo, eccetera. Però Maneskin sono un gruppo mainstream, lo sono sempre stati, orgogliosamente mainstream, e secondo me sono un po' un'occasione persa per l'Italia, perché noi pensiamo prima di andare a cercare il pelo nell'uovo e rompere i coglioni con sono rock o non sono rock, invece di capire che per una volta abbiamo un gruppo che ha rivoluzionato l'export della discografia in Italia, e secondo me potevano fare scuola. Ce ne sono di ragazzi che hanno cominciato a suonare la chitarra da allora, però non si è sfruttato il fenomeno Maneskin che poteva essere sfruttato invece non in Italia. Guarda, questa cosa colpisce, sono contento che la dica anche tu, che ovviamente su questo è un peso diverso, ma proprio quest'estate avevo fatto una storia su Instagram che vedevo il sold out in Giappone che stavano facendo ed era clamoroso, eppure in Italia non ne parlava nessuno, se non per parlarne male, che era una cosa fuori di testa. È incredibile, non è importante se vi piacciono o no, se sono rock o non sono rock, l'importante è che sono il primo caso in Italia, il primo da tantissimi anni, dalla PFM oserei dire, e forse più della PFM dal punto di vista proprio del profilo e del marketing, sono il primo caso in cui si esporta in maniera così potente. Un po' più di persone hanno iniziato a volere una band, era un po' passato il concetto del fare una band rispetto magari a quando avevi iniziato tu. Era una cosa che notavi anche tu parlando con tanti ragazzi? Sì, ma adesso vedo che c'è un ritorno molto potente, c'è un sottobosco di gruppetti che suonano, sanno suonare, fra l'altro abbastanza bene.
Molti hanno una base chitarristica, comunque gruppetti di hardcore, di new grunge, post-punk, eccetera eccetera, e ti dico che è una scena che diventerà molto interessante secondo me da qui ai prossimi 3 anni. E un'ultima cosa, con Damiano e i ragazzi Maneskin vi sentite ancora? C'è qualche... Con alcuni sì, con altri no. Recentemente mi sono visto con Thomas, che è quello che sento, diciamo, sì, non di frequente ma un po' più spesso. Siamo usciti a pranzo a Roma e poi ci siamo trovati la sera prima anche alla presentazione di un film. È quello che sento più di frequente. Okay. Diciamo. Quella cosa di Damiano del pop ti torna un po' con il cambio che ha fatto, cioè il cambio adesso col progetto solista che sta provando? Ma sì, Damiano ha giustamente il diritto di fare quello che gli piace, visto che adesso ha le possibilità per poterlo fare. Secondo me sta facendo benissimo, sta facendo quello che sente, quello che lo fa stare meglio, insomma. E sta andando anche molto bene, insomma, è capitato di sentirlo in questo periodo e gli Stati Uniti li sta conquistando.